Signori, buongiorno, sono sempre io, il vostro pasticcere Mauro Cominoli. Oggi facciamo le crepe dolci. Iniziamo a elencare gli ingredienti. Le uova medie 3, farina 00 250 grammi, latte intero 500 grammi, burro 40 grammi, 40 grammi di burro. Allora, cosa facciamo? Come prima cosa andremo a sciogliere il burro che abbiamo messo in questo pentolino, piano piano sul fuoco. Accendiamo il nostro fuoco e iniziamo a fondere il nostro burro. Nel frattempo che scioglie il nostro burro, cosa facciamo? Iniziamo a mettere le prime 3 uova dentro questa ciotola, le mischiamo bene con una frusta e ci aggiungiamo il latte. Il latte abbiamo detto 500 grammi di latte. Aggiungiamo tutto il nostro latte. Abbiamo aggiunto il latte dentro nelle uova e continuiamo a mescolarle per far incorporare bene il latte e le uova. Adesso iniziamo a abbassare leggermente la fiamma perché il nostro burro è quasi fuso. Nel frattempo setacciamo la farina nella ciotola per comodità, possiamo anche aggiungerla in 2 tempi e mescolare così assieme alle uova e al latte piano piano. Noi l'abbiamo già setacciata, adesso andiamo a mescolarla al latte e alle uova piano piano. La aggiungiamo e continuiamo a mescolare. Quando abbiamo incorporato la prima farina, continuiamo con l'altra, fino a incorporarla completamente. Ricordatevi 3 uova medie, 500 grammi di latte intero e mettiamo anche la nostra farina. Adesso aggiungiamo l'ultima parte della farina e mescoliamo bene fino ad ottenere un composto omogeneo senza grumi. A questo punto copriamo la ciotola con della pellicola alimentare e la lasciamo riposare per almeno 30 minuti in frigorifero. Trascorso questo tempo, mescoliamo l'impasto per farlo rinvenire e poi scaldiamo una pentola antiaderente o una crepiera, in alternativa una padella antiaderente, sempre della stessa base, e la ungiamo con un pochino di burro. Una volta a temperatura versiamo con un mestolo l'impasto all'interno della nostra crepiera o della nostra padella antiaderente e piano piano, aiutandoci con la nostra pentola, la facciamo diventare rotonda e piano piano la cuociamo da ambedue i lati. Cosa facciamo? Inseriamo il nostro burro all'interno del nostro impasto. Lo mescoliamo. Ora mettiamo il nostro composto a riposo in frigorifero per 30 minuti. Ora, dopo aver lasciato riposare mezz'ora il nostro composto in frigorifero, possiamo iniziare a fare le nostre crepe. Prendiamo un mestolo come questo, abbiamo unto la padella con del burro, prendiamo una parte del nostro composto, lo mettiamo al centro della nostra pentola,
facendola girare leggermente, e iniziamo a fare le prime crepe. Chiaramente le prime bisognerà scaldare bene la pentola. Quando la pentola sarà bella calda, inizieremo ad avere la prima crepe. Utilizzeremo una piccola spatola come questa per alzare i bordi e girarla, che andrà cotta da ambedue le parti. La nostra crepe da un lato è cotta, la giriamo sotto sopra. Se riuscite a fare meglio è meglio. Comunque siamo riusciti a non romperla. La cuociamo anche da questa parte. La prima crepe è quasi pronta. Adesso la facciamo girare. A me piace non troppo cotte, non troppo dorate, però se volete la lasciamo su di più e quindi verranno molto più dorate. La nostra prima crepe è pronta, ora la mettiamo in un piatto con della carta da forno. Così possiamo, con la carta assorbente, così possiamo lasciarla asciugare. Ora cosa facciamo? Ungiamo ancora un pochino la pentola con il nostro burro, di modo che scivoli sempre bene, e mettiamo un'altra parte di impasto. Se vogliamo le nostre crepe possiamo lasciarle anche di più, di modo che vengano belle croccanti. Facciamo girare la pentola in modo che le nostre crepe vengano belle sottili e alte uguali anche nei bordi. Ricordatevi non troppo forte la fiamma, perché altrimenti andremo a bruciare nei bordi la nostra crepe. Poi le possiamo fare sia dolci che salate. Se le vogliamo dolci aggiungiamo lo zucchero, se le vogliamo più salate mettiamo del sale. Possiamo farle delle crepe con la Nutella, oppure possiamo fare delle crepe con il formaggio e il prosciutto cotto, prosciutto crudo, con dentro della maionese, dentro dell'insalata. Diciamo che le crepe le puoi fare in molti modi. In questo momento da un lato è perfettamente cotta, adesso la giriamo. Perfetto. Abbiamo messo un'altra spennellata di burro sulla pentola per renderla bella, scivola bene, e mettiamo un altro mestolo del nostro prodotto. Lo facciamo girare bene nella pentola, di modo che ci verrà una bella crepe rotonda e omogenea. Ora la lasciamo un attimo sul fuoco a farsi rapprendere. Ora possiamo girarla. Adesso la lasciamo cuocere ancora un istante e anche la nostra seconda crepe è pronta.
Ora amici vi ringrazio, ricordatevi, se volete fare delle crepe utilizzate questa ricetta. Se volete iscrivervi al mio canale cliccate sopra la mia immagine a fine video. Accendete la campanella per rimanere aggiornati per le prossime ricette. Vi saluto a tutti, un bacio e ciao!